Altro giorno in Alsazia, in particolare nei Volgi. Mi trovo in uno dei campi di battaglia più cruenti della prima guerra in Alsazia. Esattamente mi trovo sul campo di battaglia di Linge, un campo di battaglia abbastanza sconosciuto e dimenticato, quale però perirono più di 17.000 soldati tra francesi e tedeschi. Uno dei posti forse cui la battaglia è stata più cruenta corpo a corpo. Visitando questo luogo ci si rende conto di come le trincee nemiche erano a letteralmente pochi metri di distanza. Considerando inoltre l'uso delle baionette, dei gas, delle bombe a mano e dei lanciafiamme, era veramente una carneficina. All'interno c'è un piccolo museo a pagamento dove è possibile vedere dei cimeli che sono stati trovati durante il restauro delle trincee. Poi è possibile appunto visitare il campo di battaglia, che è molto ben curato e sistemato. Ora facciamoci un giro, vediamo un po' cosa può vedere da ste parti e successivamente andremo come al solito a farci un giro per cercare di trovare a vista dei reperti della prima guerra. Guardate che spettacolo, la pistola lanciarazzi illuminante. È una bella bestia. Quella francese in ottone. L'elmetto imperiale tedesco completamente inefficiente in quanto prettamente in cuoio. Ai primi anni di guerra non venivano utilizzati elmetti in ferro. Questa in basso è la cervelliera Von Gaide, molto ricercata dai collezionisti in quanto molto rara, blindatura ulteriore che si metteva sull'elmo. Versione per l'Adrian, una bombarda belga e un Minenwerfer tedesco. Invece questo è il lanciabombarde, stessa bombarda che abbiamo utilizzato noi italiani sul fronte, è una B-58. Questo è lo scudo da trincea tedesco, identico a quello che abbiamo trovato la volta scorsa. Oltre a poter essere utilizzato come scudo portatile personale, veniva cementato all'interno delle trincee in modo da avere un posto sicuro di osservazione oppure un posto per sparare. Poteva essere messo in sicurezza attraverso questa leva. Queste reti venivano utilizzate per evitare che cadessero delle bombe a mano all'interno della trincea. Queste due figure rappresentano la distanza reale che c'era fra i due schieramenti. È uscita questa borraccia francese completa e fra l'altro con ancora il panno che la avvolgeva. Guardate che carina, è uscita una pipa in ceramica. Peccato che sia di quelle senza disegni, ma trovarle non è mica semplice. Bella bella. Questo che è stato trovato è un raro sistema di lanciagranate, non mi ricordo il nome, ve lo scrivo qua sotto, gli manca il codolo sotto. Questa invece è una sferica francese scoppiata, si può notare la frammentazione interna e la sua spoletta in ottone. Questo gancio era il tirante che appunto se tirato faceva esplodere l'ordigno. Qua invece abbiamo una battie inglese, segno delle truppe inglesi o perlomeno di materiale inglese. Aveva un tappo di legno e una semplice miccia. Quello che rimane di una racchetta petardo era un semplice tubo montato sopra un pezzo di legno tenuto insieme da del filo di ferro, come in questo caso, e a volte, non sempre, venivano aggiunte due bacchette di ferro per stabilizzarla e fare un po' più di mitraglia. Era tappato da dei semplici tappi in legno e veniva attivato attraverso un congegno di miccia a percussione. Ne esistono vari modelli di varie dimensioni, alcuni erano anche frammentati, non in questo caso. Questa è la prima volta che lo vedo ed è uno spezzone illuminante francese. Sembra ferro ma in realtà è tutto di ottone.
Guardate questa struttura, era nascosta tra la vegetazione, è in cemento armato con queste sbarre di ferro ed è una specie di bunker, purtroppo con il tetto crollato. Chissà se nasconde robe sotto, sarebbe bello un giorno scavare tutto e vedere se c'è roba. Pensa a te, guardate cosa spunta fuori, vediamo se lo riconoscete. Cos'è questo? È un piedino. Di che cosa? Di uno scudo tedesco. Ora lo liberiamo. Voilà! Guardate che bello. È completo. È completo. Spettacolo. Con la sua leva, che adesso è un po' bloccata, con il suo piedino. Se vogliamo essere un po' pignoli, manca solo un gancio che non ho ancora capito cosa servire, ma qui c'era una specie di gancio di ferro per appendere cosa, non lo so, lo studierò. Però bello bello, strano che si trovi qui. Secondo me qualcuno che lo aveva nascosto per portarselo via e lo ha lasciato qui. Poi bello però. E poi passeggiando si incontra un simpatico bussolotto dalle dimensioni alquanto importanti, in piedi, che fa un riposino. Sarà un 20, un 10,5 forse, un 105, se non qualcosina di più. Guardate che bell'esemplare di Kugelhängraden, mancante di spoletta perché si è spezzata, e il modello con la frammentazione sia orizzontale che verticale. Guardate i cavalli di Frisia abbandonati qua per sbarrare l'assalto al nemico. Questa invece è una Stihl Hängraden 1915 senza il suo tappo e senza ovviamente il manico. Questo invece è un accenditore per Kugelhängraden in ottone, bello bello. Questa invece è una curiosa gavetta francese tutta bucherellata ad uso scolapasta o colino, insomma. I francesi di pasta se ne mangiano poco. Nei pressi del luogo della battaglia vi è anche un cimitero di soldati tedeschi dove riposano più di 2000 anime.